giorno sarà purtroppo drammatico nel senso che rimane in carcere in una prigione di massima sicurezza che è Belmarsh a Londra e l'estradizione è sempre più vicina, nel senso che in primo grado era stata negata e ieri invece la High Court di Londra l'ha concessa. A questo punto il team legale proverà a fare appello alla Corte Suprema inglese e rimane tutto da vedere se la Corte Suprema inglese negherà l'estradizione o la confermerà. Ha di fronte a sé un lungo percorso legale che in tutta probabilità lui passerà in carcere, in questo carcere dove vive essenzialmente in isolamento perché è una prigione di massima sicurezza in una cella singola, in condizioni psicologiche e fisiche drammatiche, sempre con il rischio che il Covid lo possa colpire o che possa succedere di peggio, perché noi sappiamo che le prigioni sono dei posti dove succedono cose brutte. È un dato di fatto che non è facile, non è difficile colpire una persona in prigione e non è difficile che lui si suicidi, che è il rischio molto più serio. Tant'è vero che nonostante ieri la High Court di Londra abbia concesso l'estradizione, non ha comunque dato ragione agli Stati Uniti sul fatto che sia il rischio di suicidio. Cioè la High Court ha riconosciuto che questo rischio di suicidio esiste ed è reale. Rischia la distruzione, rischia una condanna che nessuno crede che non sarà a vita. Ieri ho sentito vari commenti, ma no, ma 175 anni di prigione che rischia una condanna ipotetica sarà di pochi anni, ma chi è che crede? Chi può credere a una falsità di questa portata quando sono 11 anni che non conosce più la libertà? E questa gente che diffonde queste falsità crede che se verrà estradato, condannato, perché è chiaro che se lo estraderanno sarà anche condannato nell'ambito di questo procedimento penale, se verrà condannato, ma chi può credere che verrà condannato a una pena tipo 5-6 anni? Ma in ogni caso, se anche venisse condannato a 10, a 15 anni, anziché alla pena che rischia di 175 anni, lui negli Stati Uniti non ha nessuna speranza di uscirne vivo. Le sue condizioni sono drammatiche, le sue condizioni sono estremamente serie. Io l'ho rivisto come tutti i giornalisti che hanno seguito il dibattimento del procedimento di appello contro l'estradizione, l'ho rivisto via videoconferenza il 27 e 28 ottobre perché era in aula collegato in videoconferenza e era molto tempo che non lo vedevo perché era dal giudizio di primo grado, non gli si può fare visita in prigione, non si può fare nulla, per cui giusto attraverso la videoconferenza l'ho vista. Era irriconoscibile Julian Assange. Io che l'ho incontrato nel corso di oltre 10 anni, stentavo a riconoscerlo, era drammaticamente dimagrito, trasformato nel viso, si vedeva la sua sofferenza sia fisica che psicologica. Non è a caso che il rischio suicidio, ripeto, è stato riconosciuto, questo rischio è molto reale, quindi se lui verrà trasferito lì o non ci arriva vivo o se ci arriva negli Stati Uniti, il rischio che possa suicidarsi è altissimo. Noi del Fatto Quotidiano abbiamo raccontato tutta la vicenda in modo fattuale, prendendo la sentenza, assistendo all'udienza in cui è stata resa nota ieri, seguendo tutto il procedimento, perché lo stravolgimento dei fatti è drammatico. Io oggi ho letto e ho anche guardato le informazioni di Repubblica, lo stravolgimento, io sono indignata per lo stravolgimento dell'informazione su questo caso. Perché c'è perché viene così stravolto o viene passato sotto silenzio? Perché gli interessi degli Stati Uniti sono enormi e gli Stati Uniti decidono molte carriere nel giornalismo, nel mondo degli affari, quindi gli Stati Uniti sono
un player che decidono, che hanno un'enorme potenza e oltre alla loro potenza c'è la sistematica, il sistematico inginocchiamento della maggior parte delle informazioni. Io questo l'ho visto nel corso di oltre 10 anni e una delle cose che ne dà una misura è che nessun giornalista ha provato a ottenere i documenti del caso. Io mi sono ritrovata completamente da sola a cercare di ottenere questi documenti che mi negano 4 governi, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Svezia e l'Australia, perché nessun giornalista delle migliaia che hanno scritto in questi oltre 10 anni sul caso ha mai provato ad avere accesso alle carte e dire vediamo un po' che cosa succede in questo caso, vediamo un po' che cosa è andato storto, perché un uomo dopo aver rivelato, un giornalista dopo aver rivelato i documenti sulla guerra in Afghanistan, in Iraq, che facevano emergere torture, che facevano emergere crimini di guerra, brutalità, non ha più conosciuto la libertà. Che cosa è andato storto? Che cosa è che non ha funzionato? Cerchiamo i fatti, nessuno li ha cercati. Ci è voluta una giornalista italiana da sola a mettere in piedi una battaglia legale su 4 giurisdizioni perché nessuno l'ha fatto. Questo è lo stato della nostra informazione. La mobilitazione pubblica è l'unica strada è l'unica cosa che può salvare Julian Assange. Non dobbiamo credere che il processo legale possa salvarlo. Il processo legale non lo salverà, come dimostra il fatto che l'ha tenuto imprigionato da 11 anni, perché lui ha perso la libertà il 7 dicembre del 2010, quando fu arrestata a Londra da Scotland Yard su accuse che aveva diciamo, tirato fuori la Svezia e che sono state tenute per ben 9 anni alla fase preliminare senza che si decidessero mai gli svedesi, procuratori svedesi, a incriminarlo oppure a chiudere l'inchiesta una volta per tutte. L'hanno lasciato in questo limbo in modo che che non avesse via d'uscita e che tutti pensassero a lui come uno stupratore. E da quel momento in poi non ha più conosciuto la libertà. Sono 11 anni che Julian Assange non cammina più per la strada da uomo libero e questo è successo grazie al processo legale. Il processo legale nel suo caso non solo non lo ha protetto minimamente, ma è all'origine di questa situazione, di questa detenzione indefinita, senza via d'uscita. Quindi l'unica cosa che può salvarlo è una mobilitazione di massa dell'opinione pubblica che in modo tale che i governi vedano le strade piene, le piazze piene su questo caso. E lo possiamo fare, l'abbiamo fatto per tante cose, lo possiamo fare anche per questo caso.